Hai mai avuto un lavoro assurdo? Io ne ho fatti una collezione intera. Pronto a farti 2 risate? Ciao, mi chiamo Giorgia. Oggi voglio raccontarvi i miei peggiori lavori. Ne ho fatti tanti, troppi. Se esistesse un premio per la persona con più lavori assurdi, beh, l'avrei già vinto. Il mio primo lavoro è stato fare l'elfa di Natale. Mi hanno messo in un villaggio natalizio di cartone, in mezzo alla strada. Faceva un freddo terribile e mi si congelavano i piedi. Ma la cosa peggiore non era quella. La cosa peggiore era che dovevo sorridere, sempre. E intanto pensavo solo: ti prego che non passi nessuno che conosco. Il secondo lavoro? Distribuire volantini per strada, ma travestita da pollo. Come vedi, ho esperienza con i costumi imbarazzanti. Con quel vestito morivo di caldo. Il lato positivo? Avevo il costume integrale, quindi nessuno mi riconosceva. Un sogno, dopo l'incubo da elfa. Poi è arrivato il famoso periodo call center. Dovevo vendere aspirapolvere al telefono. Finalmente un lavoro in ufficio e senza costumi, ho pensato. All'inizio ero motivata, ci provavo con entusiasmo. Buonasera, ha 2 minuti per parlare? No, Clic. E così, per ore. Forse non era proprio il lavoro per me. Ecco un altro dei miei lavori più ridicoli. Promoter di salumi vegani al supermercato. Ricevevo solo critiche. I carnivori si offendevano. questo non è cibo. I vegani mi insultavano. È un tradimento. Nessuno voleva assaggiarli. E sinceramente avevano ragione. Erano immangiabili. E poi dog sitter. Portavo a spasso il cane di una signora anziana. È tranquillissimo, vedrà. Tranquillo. Un giorno mi ha trascinata per tutto il parco come una sciarpa. Io gridavo: fermati! Ti prego! Ti do un biscotto! Lui: niente. E faceva la cacca come un adulto. Raccoglierla con la mano, con quel sacchettino. No, decisamente non fa per me. Insomma, ho cambiato 1000 lavori. Alcuni buffi, altri da dimenticare. Ma almeno adesso ho un sacco di storie da raccontare. Se ci fosse un premio per il lavoro più buffo,
Quale dei miei dovrebbe vincere secondo te? Scrivilo nei commenti. Sono curiosa. Unlock full access to all our stories, exclusive exercises, and special content by becoming a channel member. Plus, your support helps us keep creating more amazing content for you. Join now and take your learning to the next level. Perché Giorgia era felice del lavoro da pollo? Nel lavoro al call center cosa succedeva quasi sempre? Perché il lavoro come promoter di salumi vegani era difficile? Ciao, mi chiamo Giorgia. Oggi voglio raccontarvi i miei peggiori lavori. Ne ho fatti tanti, troppi. Se esistesse un premio per la persona con più lavori assurdi, beh, l'avrei già vinto. Il mio primo lavoro è stato fare l'elfa di Natale. Mi hanno messo in un villaggio natalizio di cartone, in mezzo alla strada. Faceva un freddo terribile e mi si congelavano i piedi. Ma la cosa peggiore non era quella. La cosa peggiore era che dovevo sorridere, sempre. E intanto pensavo solo: ti prego che non passi nessuno che conosco. Il secondo lavoro? Distribuire volantini per strada, ma travestita da pollo. Come vedi, ho esperienza con i costumi imbarazzanti. Con quel vestito morivo di caldo. Il lato positivo? Avevo il costume integrale, quindi nessuno mi riconosceva. Un sogno, dopo l'incubo da elfa. Poi è arrivato il famoso periodo call center. Dovevo vendere aspirapolvere al telefono. Finalmente un lavoro in ufficio e senza costumi, ho pensato. All'inizio ero motivata, ci provavo con entusiasmo. Buonasera, ha 2 minuti per parlare? No. Clic. E così per ore. Forse non era proprio il lavoro per me. Ecco un altro dei miei lavori più ridicoli. Promoter di salumi vegani al supermercato. Ricevevo solo critiche. I carnivori si offendevano. Questo non è cibo. I vegani mi insultavano. È un tradimento. Nessuno voleva assaggiarli. E sinceramente avevano ragione. Erano immangiabili. E poi dog sitter.
Portavo a spasso il cane di una signora anziana. È tranquillissimo, vedrà. Tranquillo. Un giorno mi ha trascinata per tutto il parco come una sciarpa. Io gridavo: «Fermati! Ti prego! Ti do un biscotto!» Lui: «Niente!» E faceva la cacca come un adulto. Raccoglierla con la mano, con quel sacchettino, no, decisamente non fa per me. Insomma, ho cambiato 1000 lavori. Alcuni buffi, altri da dimenticare. Ma almeno adesso ho un sacco di storie da raccontare. Se ci fosse un premio per il lavoro più buffo, quale dei miei dovrebbe vincere secondo te? Scrivilo nei commenti. Sono curiosa. Ciao, mi chiamo Giorgia. Oggi voglio raccontarvi i miei peggiori lavori. Ne ho fatti tanti, troppi. Se esistesse un premio per la persona con più lavori assurdi, beh, l'avrei già vinto. Il mio primo lavoro è stato fare l'elfa di Natale. Mi hanno messo in un villaggio natalizio di cartone, in mezzo alla strada. Faceva un freddo terribile e mi si congelavano i piedi. Ma la cosa peggiore non era quella. La cosa peggiore era che dovevo sorridere, sempre. E intanto pensavo solo: «Ti prego che non passi nessuno che conosco». Il secondo lavoro? Distribuire volantini per strada, ma travestita da pollo. Come vedi, ho esperienza con i costumi imbarazzanti. Con quel vestito morivo di caldo. Il lato positivo? Avevo il costume integrale, quindi nessuno mi riconosceva. Un sogno, dopo l'incubo da elfa. Poi è arrivato il famoso periodo call center. Dovevo vendere aspirapolvere al telefono. Finalmente un lavoro in ufficio e senza costumi, ho pensato. All'inizio ero motivata, ci provavo con entusiasmo. Buonasera, ha 2 minuti per parlare? No. Clic. E così per ore. Forse non era proprio il lavoro per me. Ecco un altro dei miei lavori più ridicoli. Promoter di salumi vegani al supermercato. Ricevevo solo critiche. I carnivori si offendevano. Questo non è cibo. I vegani mi insultavano. È un tradimento. Nessuno voleva assaggiarli. E sinceramente avevano ragione. Erano immangiabili. E poi dog sitter.
Portavo a spasso il cane di una signora anziana. È tranquillissimo, vedrà. Tranquillo. Un giorno mi ha trascinata per tutto il parco come una sciarpa. Io gridavo: «Fermati! Ti prego! Ti do un biscotto!» Lui: «Niente!» E faceva la cacca come un adulto. Raccoglierla con la mano, con quel sacchettino, no, decisamente non fa per me. Insomma, ho cambiato 1000 lavori. Alcuni buffi, altri da dimenticare. Ma almeno adesso ho un sacco di storie da raccontare. Se ci fosse un premio per il lavoro più buffo, quale dei miei dovrebbe vincere secondo te? Scrivilo nei commenti. Sono curiosa.